Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cardicor Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Cardicor? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cardicor durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci, equivalenti farmaci esteri. Cos'è Cardicor? Cardicor è un farmaco a base del principio attivo bisoprololo fumarato, appartenente alla categoria degli beta-bloccanti selettivi e nello specifico beta-bloccanti selettivi. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Cardicor può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Cardicor 1,25 mg 28 compresse in blister, importato dalla Gran Bretagna. Cardicor 1,25 mg 28 compresse rivestite con film. Cardicor 10 mg 28 compresse rivestite con film. Cardicor 2,5 mg 28 compresse rivestite con film. Cardicor 2,5 mg 28 compresse rivestite con film, importato dalla Gran Bretagna. Cardicor 2,5 mg 28 compresse rivestite con film in blister, importato dalla Gran Bretagna. Cardicor 3,75 mg 28 compresse rivestite con film. Cardicor 5 mg 28 compresse rivestite con film. Cardicor 7,5 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo bisoprololo fumarato, gruppo terapeutico. Beta-bloccanti selettivi, forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi. Per ulteriori informazioni vedere paragrafo 5.1. Posologia. Il trattamento standard dell'insufficienza cardiaca cronica consiste in un ACE inibitore o un antagonista recettoriale dell'angiotensina in caso di intolleranza agli ACE inibitori, un beta-bloccante, diuretici e, se appropriato, glicosidi cardioattivi. All'inizio del trattamento con il bisoprololo, i pazienti devono essere in condizioni cliniche stabili, senza scompenso acuto. È raccomandabile che il medico curante abbia esperienza clinica nel trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica. Durante la fase di titolazione e successivamente possono manifestarsi transitorio peggioramento dell'insufficienza cardiaca, ipotensione e bradicardia. Posologia. Fase di titolazione. La terapia dell'insufficienza cardiaca cronica stabile con bisoprololo richiede una fase di titolazione. Il trattamento con bisoprololo deve essere iniziato con un graduale aumento della dose secondo il schema seguente: 1,25 mg una volta al giorno per 1 settimana, se ben tollerato aumentare a 2,5 mg una volta al giorno per la settimana successiva, se ben tollerato aumentare a 3,75 mg una volta al giorno per la settimana successiva, se ben tollerato aumentare a 5 mg una volta al giorno per le seguenti 4 settimane, se ben tollerato aumentare a 7,5 mg una volta al giorno per le seguenti 4 settimane, se ben tollerato aumentare a 10 mg una volta al giorno per la terapia di mantenimento. La dose massima raccomandata è di 10 mg una volta al giorno. Durante la fase di titolazione si raccomanda uno stretto monitoraggio dei segni vitali, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e dei sintomi di un peggioramento dell'insufficienza cardiaca. I sintomi possono già iniziare durante il primo giorno di trattamento. Modifiche del trattamento. Se la dose massima raccomandata non viene ben tollerata, si può prendere in considerazione la graduale riduzione della dose. In caso di transitorio peggioramento dell'insufficienza cardiaca, di ipotensione o di bradicardia, si raccomanda di riesaminare il dosaggio della terapia concomitante. Può anche essere necessario ridurre temporaneamente la dose di bisoprololo o prendere in considerazione l'interruzione.
vanno sempre presi in considerazione la reintroduzione o l'aumento graduale della dose del bisoprololo, quando il paziente raggiunge di nuovo la stabilità. Se si decide per l'interruzione, si raccomanda la diminuzione graduale della dose, poiché la sospensione brusca può portare a deterioramento acuto delle condizioni del paziente. Il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con bisoprololo è generalmente un trattamento a lungo termine. Pazienti con compromissione della funzionalità epatica o renale. Non ci sono informazioni riguardo la farmacocinetica di bisoprololo nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica e con compromissione della funzionalità epatica o renale. Gli aumenti di dosaggio in questi pazienti devono essere fatti con maggiore cautela. Anziani non sono richiesti aggiustamenti della dose. Popolazione pediatrica. Non c'è esperienza pediatrica con bisoprololo, perciò il suo utilizzo non è raccomandato nei pazienti pediatrici. Modo di somministrazione. Le compresse di bisoprololo devono essere assunte al mattino e possono essere assunte con il cibo. Devono essere deglutite con del liquido e non masticate. Controindicazioni. Bisoprololo è controindicato in pazienti affetti da insufficienza cardiaca cronica in presenza di insufficienza cardiaca acuta o episodi di insufficienza cardiaca scompensata che richiedono terapia inotropa via endovena, shock cardiogeno, blocco atrioventricolare di II grado, sindrome del nodo del seno, blocco seno-atriale, bradicardia sintomatica, ipotensione sintomatica grave, asma bronchiale, forme severe di occlusione arteriosa periferica o forme severe della sindrome di Raynaud, feocromocito ma non trattato, vedere paragrafo 4, acidosi metabolica, ipersensibilità al bisoprololo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica stabile con bisoprololo deve essere iniziato con una particolare fase di titolazione. Specialmente nei pazienti con cardiopatia ischemica, la terapia con bisoprololo non deve essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Associazioni non raccomandate. Calcio antagonisti del tipo Verapamil e in misura minore del tipo Diltiazem. Influenza negativa su contrattilità e conduzione atrioventricolare. La somministrazione intravenosa di Verapamil in pazienti che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Cardicor insieme ad altri farmaci come Gilenya, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cardicor durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cardicor durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Bisoprololo ha effetti farmacologici che possono determinare effetti dannosi durante la gravidanza o nel feto neonato. In generale i beta-bloccanti riducono la perfusione placentare, che si associa con un ritardo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In uno studio clinico, in pazienti con malattia coronarica, è stato osservato che bisoprololo non influisce negativamente sulla capacità di guidare. Comunque, per le variazioni individuali di reazione ai farmaci, la capacità di guidare e di usare macchinari può essere influenzata. Questo deve essere considerato in particolare all'inizio della terapia, in caso di cambiamento della terapia ed in caso di assunzione contemporanea di alcolici. Effetti indesiderati. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per indicare la frequenza degli effetti indesiderati. Molto comune e 1/10, comune e 1/100, raro e 1/10,000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi in seguito a sovradosaggio, ad esempio una dose giornaliera di 15 mg al posto di 7,5 mg, sono stati riportati blocco AV di terzo grado, bradicardia e capogiri. In generale, i sintomi più comuni attesi in caso di sovradosaggio sono bradicardia, ipotensione, broncospasmo, insufficienza cardiaca acuta e ipoglicemia. Ad oggi sono stati riportati pochi casi di sovradosaggio con bisoprololo, dose massima 2000 mg, in pazienti con ipertensione o malattia coronarica, che hanno manifestato bradicardia o ipotensione. Tutti i pazienti sono guariti.
C'è un'ampia variabilità individuale di sensibilità ad una singola dose elevata di bisoprololo e i pazienti affetti da insufficienza cardiaca sono probabilmente molto sensibili. È quindi obbligatorio iniziare la terapia di questi pazienti con una titolazione graduale secondo lo schema riportato nel paragrafo 4.2. Trattamento in caso di sovradosaggio. Il trattamento con bisoprololo deve essere interrotto ed instaurata una terapia di supporto e sintomatica. Dati limitati suggeriscono che bisoprololo è difficilmente dializzabile. In base alle azioni farmacologiche attese ed alle raccomandazioni di altri beta-bloccanti, devono essere prese in considerazione le seguenti misure generali, quando giustificato clinicamente. Bradicardia. Somministrare atropina per endovena. Se la risposta è inadeguata, può essere somministrata con cautela isoprenalina o un altro farmaco con proprietà cronotrope positive. In alcune circostanze può essere necessario l'inserimento di un pacemaker transvenoso. Ipotensione. Devono essere somministrati liquidi e vasopressori per via endovenosa. Può essere utile la somministrazione di glucagone per via endovenosa. Blocco atrioventricolare, II grado. I pazienti dovrebbero essere monitorati attentamente e trattati con isoprenalina per infusione o può essere necessario introdurre un pacemaker per via transvenosa. Peggioramento acuto dell'insufficienza cardiaca. Somministrare diuretici per via endovenosa, farmaci inotropi, vasodilatatori. Broncospasmo. Somministrare broncodilatatori come isoprenalina, farmaci beta, 2 simpatico-mimetici e o aminofillina. Ipoglicemia. Somministrare glucosio endovena. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti B bloccanti, selettivi. Codice ATC. C07AB07. Meccanismo d'azione. Bisoprololo è un beta-bloccante altamente selettivo per i recettori beta 1, privo di attività simpatico-mimetica intrinseca, ISA, e relativa attività stabilizzante, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento e la biodisponibilità di bisoprololo dopo somministrazione orale raggiunge il 90%. Distribuzione. Il volume di distribuzione è di 3,5 L/kg. Il legame alle proteine plasmatiche di bisoprololo è, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità o potenziale cancerogeno. Come altri beta-bloccanti bisoprololo ha, elenco degli eccipienti Cardicor 1 e 25 mg nucleo della compressa. Silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro. Film di rivestimento. Dimeticone, talco, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cardicor a base di bisoprololo fumarato sono bisoprololo ACL, bisoprololo Alnus, compresse rivestite, bisoprololo Aurobindo Pharma Italia, bisoprololo Doc Generics, bisoprololo EG, compressa rivestita, bisoprololo Eurogenerici, bisoprololo Crca, bisoprololo Milan, bisoprololo Pensa Pharma, bisoprololo Sandoz, compressa rivestita, bisoprololo Teva, bisoprololo Zentiva Italia, Concor, Congescor, Sequacor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.